Pensavo che aveva una potenza di tiro così, cioè perché l'ho sparata da molto lontano. Il pesce stava a dir poco sui 5,5 metri. Il Canova stupisce, non solamente per la sua bellezza e struttura ingegneristica, ma soprattutto perché è l'unico fucile a poter allestire tutte le propulsioni presenti sul mercato. Il nostro Canova nasce con la configurazione del sistema Y. Lo possiamo identificare come un sistema semplice ma molto efficace allo stesso tempo. Nicola Refolo, il designer del nostro Canova. Nicola, perché Canova? Mi sono ispirato alle linee morbide dello scultore Antonio Canova, diciamo uno dei più grandi scultori del periodo del neoclassicismo italiano, metà degli anni del 1700. Diciamo che c'è stata la fusione tra il classico del Made in Italy, un'opera d'arte in piena tecnologia contemporanea. Quindi ci possiamo fregiare di un grande nome, un grande marchio, Cetma Composites. Sì, abbiamo usurpato il nome di Antonio Canova per realizzare, diciamo, una piccola opera d'arte. Un'opera d'arte elegante, precisa e potente, che accontenta il pescatore variando a sua scelta la giusta propulsione in base alle sue esigenze. Oppure lo possiamo scegliere con una configurazione da semplice roller. Per i pescatori più esigenti, il nostro Canova può allestire anche propulsioni di ultima generazione e parliamo di sistemi invert vela. Per fare questo io praticamente ho immaginato una scanalatura sulla parte superiore del fucile per accogliere a incasso, a semi-incasso gli elastici superiori e una scanalatura unica sulla parte inferiore del fusto per contenere il gruppo motore degli elastici, e quindi per fare questo ho dato dei tagli plastici abbastanza evidenti al fucile, e quindi questi tagli plastici poi, visto che il fucile va in acqua, quindi le parti troppo spigolose tendono poi a rovinarsi, quindi le ho ammorbidite. In questa fase di ammorbidimento mi sono ispirato alle linee morbide dello scultore Antonio Canova. Canova può essere allestito anche con il classico monelastico. Giuseppe Zanzarelli, ingegnere di Cetma Composites. Il prototipo è stato poi modellato utilizzando dei software 3D. In questo modo sono stati poi sviluppati, quindi progettati gli stampi utilizzando una tecnologia innovativa che, grazie all'utilizzo di elevate pressioni all'interno degli stampi, si è potuto realizzare una struttura, un componente a zero difetti. Grazie all'utilizzo di questa tecnologia innovativa abbiamo realizzato una struttura capace di sopportare dei carichi importanti nonostante le sezioni molto sottili, in modo tale da migliorare l'idrodinamicità del fucile. Ho testato il Canova con tutte le propulsioni presenti sul mercato e quello che mi ha sbalordito è la totale assenza di rinculo. Il perché ce lo spiega l'ingegnere e ricercatore Andrea Salome. Per anni il nostro lavoro di ricercatori in ingegneria dei materiali è consistito nello sviluppo di processi per l'industria, quindi noi sviluppavamo e vendevamo processi all'industria per lavoro. Questi processi sono molto spesso dei processi innovativi che vengono applicati nell'industria aeronautica e a volte anche aerospaziale,
e prevedono l'utilizzo di materiali compositi quali appunto le fibre di carbonio, soprattutto diciamo materiali compositi. Nel caso specifico del Canova, anche qui abbiamo sviluppato un processo innovativo che è un processo che innanzitutto permette di ottenere un componente privo di difetti. Infatti se noi vediamo la superficie di questo oggetto, questa superficie non è verniciata, quindi questo è come il componente esce dallo stampo, cioè non ha verniciatura che copre eventuali difetti, come diciamo molto spesso si trova nei componenti dello sport. Molto spesso i componenti dello sport sono verniciati proprio per coprire difetti delle fasi diciamo, di consolidamento del composito. In questo caso abbiamo una struttura perfetta, diciamo di grado aerospazio. Questa struttura esternamente quindi è fatta da un guscio di materiale composito a base di fibra di carbonio e all'interno vi è un materiale innovativo, un materiale polimerico che è collaborante in termini strutturali alla rigidezza del componente, ma è anche un materiale che permette di smorzare le vibrazioni che si possono creare per esempio nelle fasi di sparo, e quindi riduzione delle vibrazioni con conseguente miglioramento della precisione, del rinculo, eccetera.